Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, la lettura di oggi è una lettura bonus e andremo a vedere un pochettino quali sono i movimenti energetici per il prossimo trimestre a livello di karma da lavorare, a livello di quello che potrebbe succedere, diciamo, di un po' denso, di un po' denso non è detto che sia per forza negativo, anche se normalmente viene detto con questa accezione, però intendo, diciamo, un qualche cosa di importante che possa essere significativo per la vostra vita, ok? Quindi la lettura ha una durata di circa 3 mesi da quando la ascoltate. Bene. Mostrami leone, tendenze energetiche karmiche per il prossimo trimestre e abbiamo la morte, ragazzi. È proprio un ciclo karmico che si apre e uno che si chiude con la carta della morte. Diciamo che è più una carta che parla ancora di chiusura, no? Di una chiusura di cicli. Però comunque quando si chiude un ciclo poi se ne apre anche un altro. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate in descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link ai corsi del 2024 e il link alla playlist delle previsioni 2024. Bene, allora ragazzi, partiamo con un 3 di bastoni. Re di spade. Sei di coppe. 8 di coppe. Gli amanti. 6 di pentacoli. E 9 di pentacoli. Ragazzi, partiamo da questo 3 di bastoni e da questo re di spade. Ho come l'idea che qui si chiuda un ciclo per aprirsi un altro ciclo, diciamo, verso la prosperità, verso più che tutto l'espansione, verso nuovi territori. Devo dire che c'è anche questo re di spade e fa un po' riferimento al fatto di, diciamo, fare un programma, avere una propria disciplina, creare le proprie regole. Andiamo a vedere carta per carta. Allora, andiamo a vedere il 3 di bastoni. Abbiamo un papa e un 2 di spade. Allora, qui ragazzi potrebbe far riferimento al voler cercare una guida spirituale con la carta del papa. Può far riferimento anche a ambizioni di tipo più generale, quindi non lo so, ho un po' come la sensazione che abbiate bisogno di imparare a puntare in alto, sia con la carta del Papa che con questo 3 di bastoni, che comunque è una carta di espansione, una carta di progetti, una carta... però è come se ci fosse qualche cosa che o non vedete o qualche tipo di bivio, di dubbio che vi tiene un pochettino lì in sospeso. Andiamo a vedere il re. Regina di bastoni, 4 di spade e 8 di pentacoli. Allora, devo dire che qui tra il re di spade e l'otto di pentacoli, ragazzi, si parla di lavoro. Lavoro duro, lavoro
quotidiano, costante. È come se richiedessero una sorta di scaletta delle priorità. Mm. Però ho anche la sensazione che molte persone siano in un momento, con questo 4 di spade, di isolamento. Se per esempio arrivate da un lutto, e per lutto intendo anche la fine di una relazione, la fine di un lavoro, anche quello viene visto come lutto, è un lutto perché è una perdita. Ho come la sensazione che con questo 4 di spade al rovescio qualcuno debba ancora terminare una sorta di guarigione, terminare eh, una sorta di processo di chiusura. Però vi dico, per qualcuno potrebbe essere effettivo il fatto di ricercare una guida spirituale, nel prossimo trimestre. Andiamo a vedere questo 6 di coppe. Abbiamo un 4 di pentacoli e un asso di pentacoli. Mm. È come se... perché c'è un 4 di pentacoli al contrario. Ehm, e quando c'è un 6 di coppe si fa riferimento al passato e a qualche sorta di romanticizzazione o di una relazione o di un ideale, no? Però qui il 4 di pentacoli è al contrario, quindi sento che un po' cambierà quell'idea, quel sogno potrebbe anche essere, perché è una carta di sogno. Allora ragazzi, qui o si tratta di mettere le basi, le radici, staccarsi da certe idee e mettere delle radici per raggiungere il vostro sogno, oppure ci si deve staccare dal proprio sogno per mettere delle radici concrete. Cioè, per la serie, abbassate un po' l'asticella di questo sogno, di questa progettualità, perché è vero che dovete pensare in grande, come vi ho detto all'inizio, perché il 3 di bastoni è una carta che vi porta verso la scoperta di nuovi territori, di nuove amicizie, nuove relazioni, nuove situazioni, però ecco, forse avete bisogno di prima, mm, come vi posso spiegare? Essere un po' più concreti, pensare in modo un po' più concreto. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Ruota della fortuna, ragazzi. Allora, devo dire che l'otto di coppe è una carta che fa riferimento alla ricerca interna e i due di pentacoli. Fa riferimento alla ricerca interiore, allo scavare, all'andare alla ricerca di qualche cosa che vi manca. Mm? Qui abbiamo la ruota della fortuna. Sento che questo lavoro di ricerca interna, appunto, per qualcuno potrebbero essere degli studi oppure quel lavoro che si fa grazie a questo terapeuta. Allora, o vi portano a fare più cose contemporaneamente o vi ehm, occuperete di più questioni contemporaneamente, perché vi devo dire, qui l'otto di coppe in senso un po' più terreno fa riferimento al prendere le distanze. E quindi qui è un po' come se cambiasse la prospettiva. Infatti, andiamo a vedere questi amanti al contrario. Che interessante, che interessanti. Guarda, allora, qui abbiamo una carta che, la carta degli amanti, parla di amor proprio. Questa è l'arcano minore in questo senso, con lo stesso significato, diciamo, degli amanti, quindi l'amor proprio. Qui in mezzo c'è l'equilibrio. Quindi è come se questo lavoro di ricerca interna, ragazzi, facesse a un certo punto girare sia la regina di bastoni che il 4 di spade. Ok, io non capivo perché c'era la regina di bastoni al contrario, ma credo che qui ehm, sia riferito al mondo esterno, alla società esterna, a quello che traspare agli altri,
o una cosa di questo genere. Allora, qua sono usciti Cavaliere di coppe, la stella, l'appeso e un asso di spade. Mm. È come se qualcuno, anche qui, mettete ordine, è una questione di fare la scaletta delle priorità, i vostri sogni, i vostri desideri, le vostre ambizioni, quello che dovete fare prima e quello che volete fare dopo. Vi dico, avete anche la carta dell'appeso, è una carta che vi parla di pazienza, però è anche una carta che vi parla di perdono. Allora, o qui per qualcuno, con la scusa che c'è il cavaliere di coppe, c'è una persona da perdonare, oppure c'è una questione da accettare. Andiamo a vedere questo 6 di pentacoli. Carro, 5 di spade e matto. Mm. E guardate ragazzi, è come se vi invitassero a cercare, prima di fare qualsiasi movimento, qualsiasi spostamento, qualsiasi cambio, qualsiasi direi nuovo inizio o di puntare un nuovo obiettivo, qui con il carro al contrario è un po' come se vi dicessero state fermi fondamentalmente. C'è un qualche sentimento di sfiducia, non so se nella situazione o in chi vi sta intorno. Devo dirvi che con questo 5 di spade della confusione mentale c'è. Ehm, Se non è confusione mentale, potrebbero essere delle discussioni a livello egoico con qualcuno. Le discussioni a livello egoico possono anche essere solo nella nostra testa, sentire la vocina, quello è il critico interno che parla. Però qui è un po' come vi consigliassero di mettere prima in equilibrio i pensieri. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Nove di pentacoli nuovamente e la luna. Allora, devo dire che il lavoro sull'amor proprio lo farete, avete 2 volte il 9 di pentacoli e anche qui sarete portati, ma soprattutto il lavoro di perdono. Vi dico, questa guida potrebbe venirvi in aiuto. L'idea è quella, ok, mi espando, ok, posso andare oltre, però come faccio? Come catalogo i miei pensieri? In che modo lavoro in modo costante per riuscire a ritrovare la fiducia in me stesso e in me stessa? Ragazzi, non so perché, ma c'è qualche cosa anche con i viaggi. Ho la sensazione che qualcuno tenda a far fatica a radicare. Con questo 3 di bastoni, che è appunto una carta di forte espansione, e poi vabbè ho altri riferimenti. Comunque ho l'idea che qualcuno abbia voglia di mettere radici, ma per X motivi, magari perché non trova la casa ideale, magari perché per questioni lavorative deve viaggiare, insomma, come la sensazione che sia anche una questione di stabilità fisica, tipo il chiedersi io di dove sono, dove voglio vivere. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. 5 di spade di nuovo. E il maestro. Guardate, sono le stesse carte che sono uscite qui. Uh. Allora, questa carta vi dice di fidarvi
della vostra saggezza, in buona sostanza. Attenzione perché qua avete la luna, quindi certe verità potrebbero essere chiare solo a metà, o magari potreste, diciamo, avere ancora dei condizionamenti, dei residui da elaborare in questo senso. E poi qua il 5 di spade. In questo mazzo mi piace molto perché viene definito il confronto e fa presente che il confronto non ha senso farlo, nel senso che ognuno di noi ha una natura diversa, ognuno di noi ha un'impronta animica diversa e sì, è vero che sia il tronco di legno che il bambù sono vegetali, ma sono completamente diversi e non si possono paragonare. E poi il maestro qui veramente è la connessione con il vostro sé superiore, con il vostro sé interno, che è quello che andrete a fare con questo 8 di coppe. Andiamo a vedere un oracolo. Ok, mi è caduto, portate pazienza un attimo. Dice osservazione. Espandi la tua coscienza osservando la matrice divina della vita. Bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti, visto che comunque è un po' diversa dal solito. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!